Benvenuti o bentornati. Oggi esploreremo insieme il fascino e il mistero della Cabala e dell'albero della vita. In questo viaggio scoprirete cos'è la Cabala, quali sono le sue origini e come questa antica tradizione mistica abbia influenzato spiritualità, esoterismo e filosofia occidentale. La voce narrante vi accompagnerà con semplicità e chiarezza attraverso secoli di storia, culture e conoscenze segrete, svelando curiosità e rispondendo alle domande più frequenti su questo affascinante argomento. Preparatevi a immergervi in un racconto dove la comprensione incontra l'enigma, offrendovi le chiavi per scoprire il significato nascosto dietro la Cabala e l'albero della vita. Buon ascolto. Da secoli si parla di Cabala, o albero della vita, un argomento molto vasto e complesso. Non si potrà affrontare questo tema in un solo video. Ho così deciso di parlarvi di questo misterioso argomento, in un video semplice, ma che tocca tutti gli argomenti che suscitano più curiosità sulla Cabala e sulla sua storia, in un modo molto facile da comprendere, che può chiarire molto il quadro su di essa e soprattutto fornire una base solida per chiunque voglia continuare a investigare da solo. Quasi fin dalla sua comparsa nel XII secolo, la Cabala è stata la pratica preferita da selezionati circoli e gruppi d'élite in tutto il mondo. Ha una storia molto complessa e piena di ramificazioni, e la maggior parte di ciò che sappiamo proviene da molte opere letterarie riconosciute come mistiche o esoteriche. Tutti nella comunità ebraica di Narbona, nel sud della Francia, sapevano che il rabbino Isacco il Cieco era uno studioso che aveva una grande conoscenza delle scritture. Tuttavia, solo tra il suo circolo più stretto di studenti c'era il sentore che fosse dietro a qualcosa di più profondo e misterioso rispetto al normale processo di interpretazione dei testi sacri, una nuova forma di comprensione della Torah che sembrava aprire la porta a misteri straordinari. Nelle province del sud della Francia, con una forte presenza templare, regnava un atteggiamento molto tollerante nei confronti della dissidenza ebraica, così questi progredirono lì e i legami commerciali con il Nord Africa e il Levante, insieme ai continui viaggi tra quella zona e la Terra Santa compiuti dai terratenenti templari, hanno portato conoscenze che erano state perse durante gli anni bui. Questo accadde anche nel sud della penisola iberica e in Catalogna, dove si manifestarono antiche credenze che erano sopravvissute nel mondo musulmano, come abbiamo visto nel nostro contenuto precedente sull'alchimia. In questo modo, i rabbini del sud della Francia non si sa bene come ottennero due libri, due raccolte di antichi testi che si credeva fossero perdute in Oriente. Il Sefer Ris era il libro della creazione e lo Sefer Ha'ir, il libro della chiarezza, che assicuravano contenessero profondi segreti nascosti nella Torah e nel Pentateuco cristiano. Il segreto di questi nuovi insegnamenti si basava sull'antica tradizione mistica orientale della numerologia, dell'astrologia, della geometria sacra e della magia, più precisamente sulla teoria dell'aritmetica, un'antica corrente che possiamo risalire alle prime civiltà mesopotamiche. Dico risalire, perché queste civiltà potrebbero essere state l'origine, o forse no, forse di una civiltà più antica che non conosciamo, ma possiamo seguirne le tracce documentate fino a lì. Nel corso dei secoli e dei millenni, questa corrente si è diffusa in tutto il Mediterraneo, da Mesopotamia al Levante e poi verso il sud, in Grecia. Prima attraverso l'intensa attività commerciale minoica e successivamente attraverso l'espansione fenicia, e poi per il contatto tra greci e persiani in Asia Minore. Questi misteri avrebbero persino avuto una capitale universale in Egitto dopo l'era ellenistica, nella città di Alessandria. La numerologia, la geometria sacra e l'astrologia avevano radici nel mondo occidentale, innanzitutto con il pitagorismo, il platonismo e successivamente con il neoplatonismo, meno speculativo e più teorico. A sua volta, ad Alessandria,
Questi avevano svolto un ruolo importante nello gnosticismo, nell'alchimia e nell'ermetismo. L'antico popolo ebraico ebbe un contatto diretto con questo culto mistico, con questa conoscenza orientale, durante la loro cattività in Babilonia. Secondo l'eminenza massima nello studio del misticismo ebraico Gershom Scholem, non ci sono prove di questo tipo di misticismo prima del contatto babilonese. Infatti, l'astrologia e la magia erano completamente vietate nell'ebraismo. Queste conoscenze avrebbero dato origine a certi gruppi o sette ebraiche, considerate eretiche da alcuni, ad esempio i diversi sentieri mistici, tra i quali i più conosciuti e influenti sono il misticismo del Bereshit e il misticismo del mercato o carro celeste. Quest'ultimo è il predecessore diretto e l'influenza principale della Cabala, anche se l'altro esiste anch'esso all'interno della Cabala. Ma tornando a Isa il cieco, lui e i suoi studenti credevano che lì si trovassero le chiavi per gli insegnamenti più profondi dell'ebraismo e che fossero così preziose che potevano essere trasmesse solo oralmente. La parola ebraica per tradizione o ricezione, che si può scrivere come Cabala, venne applicata a questi insegnamenti. Dopo la morte del rabbino, queste lezioni si diffusero rapidamente nelle comunità ebraiche del Mediterraneo, non solo in Europa, ma anche nel Nord Africa e nel Levante. Nonostante ciò, sarebbero passati diversi secoli prima che la Cabala diventasse un elemento fondamentale delle più ampie tradizioni esoteriche e occultiste dell'Occidente. Dico questo perché le radici comuni tra la Cabala, l'alchimia, l'ermetismo, il neoplatonismo e la maggior parte delle correnti gnostiche le rendono altamente compatibili tra di loro. Si considera persino che le conoscenze all'interno della Cabala siano alcune delle più fedeli e meglio conservate di quel culto mistico orientale originale. La Cabala è permeata di mistero. Sia la parola ministero che la parola misticismo derivano dalla radice greca miein, che significa paura, chiudere gli occhi, ed è un riferimento al giuramento degli iniziati nei culti misterici di non rivelare conoscenze occulte. La Cabala non è una religione, ma una forma di spiritualità, una credenza mistica. Non è neanche una scuola di pensiero, anche se alcune delle sue branche si fondono bene con il neoplatonismo, trattando concetti quasi identici e potendo essere considerate a un livello filosofico. In generale, tenendo conto di tutte le sue branche, possiamo definire la Cabala in modo accademico come una corrente esoterica di carattere mistico, teosofico e teorico. Il Zohar, scritto nel XIII secolo in Spagna, che è una raccolta di commenti scritti e mistici sulla Torah, diventerebbe il grande testo e fondamento della Cabala, nonostante contenga frammenti di testi antichi del II secolo, quanto si dice, ma non ci sono prove documentali per supportare questa affermazione. A partire dal Rinascimento europeo, la Cabala ebraica divenne un'influenza significativa nella cultura non ebraica, completamente separata dalla tradizione ebraica. Evolse autonomamente e suscitò l'interesse sia degli studiosi cristiani che degli occultisti, dando origine così alla Cabala cristiana e alla Cabala ermetica. Nel XIV secolo la Cabala subì una sorta di ristrutturazione con la Cabala lurianica, che presenta un nuovo racconto. Questa rappresenta una pietra miliare nel pensiero cabalistico e descrive nuove dottrine sugli inizi della creazione e concetti che rappresentano stati spirituali archetipici dell'essere e della coscienza. Questa riforma fu portata avanti da Isaac Luria, nato a Gerusalemme nel 1534 in una famiglia ebraica di origine tedesca. Luria fu un bambino prodigio rispettato come saggio del Talmud. All'età di 8 anni rimase orfano e andò a vivere con parenti in Egitto, dove studiò con i principali rabbini dell'epoca. In quel periodo, la maggior parte degli insegnanti di Cabala non accettava studenti di età inferiore ai 40 anni, suppostamente, e questo requisito si mantiene anche nella Cabala tradizionale, tranne che nella Cabala popolare o diluita dell'era moderna e nei movimenti olistici. Luria fu ammesso a 17 anni e dedicò i successivi 15 anni allo studio della Cabala, culminando con 2 anni di meditazione intensiva in una capanna sulle rive del Nilo. Dopo quei 2 anni, nel 1570, una visione gli ordinò di tornare in Terra Santa. In quel momento, la città di Seifd
era il centro cabalistico più influente ed è lì che impartì le sue lezioni. I suoi insegnamenti inquadrarono la tradizione cabalistica in un grande discorso di caduta e redenzione. Uno dei grandi dilemmi che affrontavano i cabalisti di tutte le religioni era il problema del male. Se Dio è buono e onnipotente, perché c'è tanto dolore nel mondo? La risposta di Luria fu che le forze che causano mali e sofferenze nel mondo sono resti di un universo precedente, un cosmo primordiale di forze squilibrate, e la missione degli uomini è redimere i poteri del male attraverso l'osservanza religiosa e le diverse discipline cabalistiche. La sua idea era che il male è nella creazione, non come un agente estraneo, ma come un elemento intrinseco che ne fa parte della sua essenza più intima. C'è una leggenda che dice che i cabalisti muoiono giovani, che sia vera o no. Luria morì molto giovane dopo una breve malattia, 2 anni dopo il suo arrivo a Seyfed, ma i suoi insegnamenti furono la base su cui si formò la maggior parte dei cabalisti. Questo tipo di cabala, per certi concetti, fu ancora più compatibile con la maggior parte dei sistemi occulti, e la sua nuova visione del concetto del male sarebbe stata utilizzata un secolo dopo in modo antinomico e nichilista da Sabbatai Zevi, con la sua dottrina della salvezza attraverso il peccato, creando un precedente per il francoismo del XVIII secolo, o meglio, dal XVIII secolo in poi, con gravi conseguenze per tutti noi. Ma questo è un altro argomento. Andando più in dettaglio sul funzionamento della Cabala, sarebbe incredibilmente complesso e lungo. Entrare nei dettagli di ogni grande branca della Cabala e dei suoi sottogeneri come la Cabala statica, la Cabala teosofica, la Cabala teorica, eccetera. Pertanto spiegheremo in modo dettagliato la generalità e la base comune di tutte le Cabala. Principalmente la Cabala tratta sull'essenza di Dio e dell'universo, affermando di fornire le leggi segrete di esso, cioè come le cose funzionino davvero. I cabalisti credono che sia possibile ottenere la vera conoscenza o gnosi e che attraverso questa conoscenza si può ottenere una maggiore intimità o connessione con Dio. Inoltre sostengono che all'interno dell'anima di ogni individuo ci sia una parte nascosta di Dio che sta aspettando di essere rivelata. Nella Cabala ebraica, ma anche in altre come la Cabala cristiana o la Cabala ermetica, l'albero della vita è un diagramma ampiamente utilizzato per varie pratiche, da quelle magiche a quelle meditative o di studio. Rappresenta una serie di emanazioni divine dalla creazione di Dio e il percorso spirituale di ascesa dell'uomo, in altre parole, una rappresentazione schematica del processo mediante il quale è stato creato l'universo, processo che deve essere ricostruito dal mistico per tornare all'unità. In questo modo i cabalisti svilupparono il simbolo in un modello completo della realtà, utilizzando l'albero per rappresentare una mappa della creazione. Questo albero è composto da 10 nodi che simboleggiano diversi archetipi e 22 linee che collegano i nodi. Queste 22 linee sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, dalle quali derivano gli arcani maggiori dei tarocchi. A dire il vero, i tarocchi sono una versione cabalistica di un sistema simile, molto più antico e misterioso. I nodi dell'albero sono rappresentati di solito come sfere e le linee sono rappresentate come percorsi di accesso a queste sfere o Sefirot. I nodi solitamente rappresentano aspetti che coprono l'esistenza o aspetti di Dio o della psiche umana. Le linee rappresentano generalmente la relazione tra i concetti attribuiti alle sfere o una descrizione simbolica dei requisiti per passare da una sfera all'altra. I nodi sono anche associati a divinità, arcangeli, pianeti, guardiani, valori numerici o colori. L'albero ha anche una stretta relazione con la tetrarchia pitagorica e, in ogni caso, è equivalente. Se può dirsi che ci siano 3 divisioni o fasi in quasi tutte le forme di Cabala, sia essa ebraica o meno: l'indagine, l'esperienza e la pratica. L'aspetto di ricerca della Cabala implica la ricerca nella realtà nascosta dell'universo per ottenere conoscenze segrete sui suoi inizi e sulla sua organizzazione, cioè le leggi che lo governano. Questa è una ricerca in ogni caso più esoterica che mistica. Ci sono 3 modi generalmente utilizzati per ottenere questa conoscenza esoterica: interpretando o manipolando testi sacri per scoprire significati nascosti, utilizzando tecniche esoteriche complesse come la geometria sacra,
tramite la trasmissione orale della tradizione di un maestro cabalista e anche attraverso la rivelazione diretta, che potrebbe includere una visita di un angelo o dell'entità spirituale stessa, o un'altra esperienza superrazionale. Nel secondo aspetto, la dimensione esperienziale della Kabbalah, forse è in questa fase che si nota più chiaramente l'influenza del misticismo. Essa implica una vera ricerca dell'esperienza mistica, un incontro diretto e non mediato con una divinità vicina ma nascosta. I mistici cercano specificamente l'esperienza statica di Dio, non semplicemente la conoscenza su Dio o l'agnosi. I cabalisti esperienziali tendono ad essere asceti e ad adottare una forma di vita molto disciplinata e ordinata, a volte basata su routine quasi rituale. Infine, la terza dimensione, la dimensione pratica della Kabbalah, è la più teorica. Essa implica rituali per acquisire e esercitare il potere, per portare a termine il cambiamento nel mondo e nei mondi celesti oltre il nostro. Questo potere viene generato attraverso l'esecuzione di comandi, invocazioni e vocazioni, e controllando forze a volte angeliche e a volte demoniache, sfruttando in modo diverso le energie soprannaturali presenti nella creazione. L'obiettivo finale di questi cabalisti pratici è essere co-creatori insieme a Dio. Come abbiamo menzionato in precedenza, gli storici identificano molte scuole cabalistiche nel corso del tempo, ognuna con i propri interessi e credenze uniche, sebbene siano sempre simili dal punto di vista tecnico. Il termine Kabbalah si applica specificamente agli scritti emersi nella Spagna medievale e nel sud della Francia a partire dal XII secolo. Tuttavia, in un senso più generale, il termine Kabbalah viene utilizzato per riferirsi a tutte le forme di misticismo discendenti da quella Kabbalah medievale. Da queste opere mistiche, gli studiosi hanno identificato molte scuole distintive, tra cui i mistici di Ezechiele, i piagnoni tedeschi, la Kabbalah ashkenazita, la scuola statica di Abraham Abulafia, gli insegnamenti di Isaac Luria e il chassidismo, tra molte altre. Queste scuole possono essere ulteriormente suddivise in base ai singoli maestri. A differenza di quanto si possa pensare, i cabalisti non sono come monaci o eremiti. Tendono a far parte di circoli sociali anziché essere cercatori solitari. Alcuni si riuniscono in associazioni mistiche riservate e non è raro che un maestro avvii una nuova scuola mistica che genererà diverse generazioni di una pratica mistica specifica. In sintesi, l'argomento della Kabbalah è davvero vasto e possiede molte ramificazioni. Ha generato correnti, dalle più bene intenzionate alle più oscure, e i confini sono sfumati a causa dell'interpretazione mistica che caratterizza la Kabbalah. Sebbene questa soggettività non si manifesti nei suoi fondamenti e nelle sue dottrine più elementari, si manifesta nella sua pratica, come abbiamo visto nel caso di Sabbatai Zevi. Il concetto di interpretazione mistica che dà corpo alla Kabbalah è altamente soggettivo e anche se non abbiamo affrontato molti temi in questo rapporto, potremmo farlo in futuri video a seconda della ricezione che avranno. Ringrazio coloro che mi hanno seguito fino a questo punto. Come sempre, auguro una buona giornata ovunque siate e fate attenzione a ciò che trovate su questo canale. Non dimenticate di iscrivervi, attivare la campanella per ricevere aggiornamenti e se avete imparato qualcosa oggi, non esitate a mettere mi piace e condividere. Fino alla prossima volta. Siamo giunti al termine di questo viaggio nel mondo della Kabbalah e dell'albero della vita. Ci auguriamo che abbiate trovato risposta a molte delle vostre curiosità e che siate stati ispirati a continuare ad approfondire questo affascinante tema esoterico. Ricordate che la ricerca della conoscenza è infinita e ogni passo fatto verso il mistero vi porterà a scoperte sempre nuove. Grazie per averci accompagnato in questo percorso di scoperta e mistero. Alla prossima, viaggiatori dell'anima!